pesche gialle e profumatissime da conservare per l'inverno in una fantasticherrima confettura. Pesche e lavanda, la cosa più buona che potrete mai assaggiare. Fidatevi e fatela con me, ma prima ovviamente sigla. Naturalmente la prima cosa che dobbiamo fare è avere delle pesche, in questo caso sono gialle, mature e sode. Le andiamo a sbucciare e quando saranno tutte sbucciate andiamo a prelevarne dei pezzi. Faccio tutti dei pezzettini piccoli, poi quando sono tipo a metà cottura vado a frullare una parte e poi finisco, oppure li possiamo lasciare a pezzettini piccoli come ci piace di più. In alternativa, se invece voi preferite una confettura completamente frullata, diciamo, potete buttare dentro il pezzettone grande senza stare a fare questo lavoro. Andiamo avanti così fino ad avere 1 chilo di polpa. La nostra polpa tagliata a pezzettini è pesata e lo zucchero solo per il momento. Facciamo andare su fiamma medio-alta e diamo ovviamente una bella mescolata. Quando inizia a bollire diamo una mescolata e adesso o frulliamo tutto per creare un composto omogeneo, oppure fate come me che ne frullo un pochino e il resto lo lascio intero, o se no lo lasciate anche così. Adesso buttiamo dentro l'addensante, poi aggiungiamo succo di limone, mescoliamo bene e facciamo ritornare a bollore. Il succo di limone servirà principalmente per bilanciare il gusto dolce della confettura. Inoltre aiuta la pectina contenuta nel gelificante a lavorare meglio. Naturalmente stiamo cuocendo a fiamma vivace e nel momento in cui ricomincia a bollire lasciamo cuocere per circa 10-12 minuti. Io in questo caso ho lasciato cuocere anche 15 minuti perché ho un bollore non esagerato, quello del mio fuoco stamattina. Poi spegniamo il fuoco. A questo punto aggiungiamo un bicchierino, circa 30 ml di grappa o rum o whisky, quello che piace a voi, purché sia alcol non aromatizzato, quindi non sherry per esempio o limoncello, questo genere di cose, perché sennò cambia il sapore della confettura. Non abbiate paura perché la parte alcolica ovviamente evaporerà a contatto con il calore e soprattutto nel tempo, e quindi questa è una confettura comunque che va bene anche per i bambini. Serve questo accorgimento per far cambiare il colore alla confettura il più tardi possibile mantenendola brillante. Se volete comunque ometterlo potete farlo senza nessuna difficoltà. E arriviamo al tocco magico di questa confettura: i fiori secchi di lavanda. Potete utilizzare quelli del vostro giardino aromatico che avete fatto seccare, oppure andarli a prendere in erboristeria senza nessun problema. Naturalmente, se non vi fidate del mio consiglio, ma io fossi in voi mi fiderei perché viene una confettura, non ne avrete mai mangiata una così buona, fidatevi di me, potete ovviamente ometterli. Oppure, per fare una cosa differente da quella classica e canonica di pesche, potete aggiungere a fine cottura, quindi quando state tirando giù dal fuoco, granella di pistacchi, granella di mandorle, delle noci tritate oppure delle mandorle a lamelle, insomma un po' invenzione. In via alternativa un cucchiaino di polvere di vaniglia bourbon, di quella buona che ci sta sempre. I vasetti ovviamente devono essere puliti, sterilizzati e già con la scritta che vi servirà per ricordare quando avete fatto la confettura. Questa, fidatevi, è poesia, non è confettura.
Ricordiamo sempre di lasciare libero un dito dal bordo superiore. Da ultimo dobbiamo chiudere i nostri vasetti, usiamo un canovaccio perché sono roventi ovviamente, e stringiamo molto bene, poi capovolgiamo. Li lasciamo così capovolti per circa 15-20 minuti. Trascorsi i 20 minuti giriamo di nuovo dritti i nostri vasetti. Mi raccomando di non lasciarli troppo tempo capovolti o il sottovuoto si farà nella parte sotto anziché in quella sopra, e a questo punto lasciamo raffreddare completamente.